Gente, è sabato, sono in officina, come al solito vengo a fare, o come succede spesso, un video da mettere sul canale e cerco un contenuto che possa interessarvi, ovviamente senza programmare la benché minima cosa. E insomma, oggi ho deciso di condividervi un po' di quazzi nostri, quazzi di noi professionisti, su quanto costano le nostre diagnosi e quanto costa anche mantenerle. Perché io lo so che all'italiano medio piace farsi un po' i cavoli degli altri, sapere fare un po' i conti in tasca. Mi piacciono queste cose qua. Anche a me lo confesso. E poi diciamocelo, il fatto che non programmi video mi dà anche un po' l'alibi di non essere perfetto e di fare qualche strafalcione ogni tanto. Ma che cavolo è sta cavolo di diagnosi? Beh, è uno strumento che consente di dialogare con le nostre auto e attenzione, ci tengo a dirlo, la diagnosi è uno strumento, non è che con quella fai tutto, anzi tante volte quello che traspare da una diagnosi non è la reale problematica, ma interpretata. Quindi non è che se si ha la diagnosi si è diventati automaticamente bravissimi a fare questo lavoro, anzi tutt'altro. Ma comunque, torniamo all'argomento del video. Quanto costano queste diagnosi? Cosa servono? Beh, allora di diagnosi partiamo prima di tutto da capire un attimo quali tipi di diagnosi ci sono, perché col progresso e l'avvento di tantissima scelta, quindi di tantissimi tipi di motorizzazioni diversi, eccetera, 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 tante centraline in più sulle macchine, ovviamente si sono allargate anche queste che hanno preso vari filoni e ognuna diciamo serve a una cosa. Ci sono le diagnosi specializzate, non lo so, nel fare chiavi e le diagnosi specializzate nelle centraline motore. Ognuna ha le sue, noi andremo a vedere a livello generale. Allora, noi in officina abbiamo circa, non me ne ricordo manco più, sono, allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sistemi di diagnosi. 7, io sto facendo 8, 7. Assurdo. Eppure a volte si fa ancora fatica a trovare la soluzione su certi veicoli, purtroppo. Adesso vediamoli un po', questo guazzabuglio di strumenti elettronici, non li ho messi neanche tutti perché ci vorrebbe 2 ore a spiegarle, ma tanto qua andremo a vedere giusto appunto i costi e una panoramica generale di quello che c'è. Allora, tornando alla differenza delle diagnosi, ad esempio questa in particolare è una diagnosi che permette di collegarsi con gli strumenti originali, quindi diagnosi remota viene detta. Questa è una diagnosi che già permette di fare quel salto quantico, quindi fare quel qualcosa in più come mappature, andare a modificare i file, andare a scrivere centraline, eccetera. Questa è una diagnosi generale, si chiama Texa, molto molto valida secondo me. Goodman, per la quale abbiamo anche gli strumenti per la calibrazione dei radar, e poi c'è l'originale Forz. Allora, costi. Beh, diciamo che mediamente una diagnosi ha il costo di circa 4.800 euro barra più IVA ovviamente, quindi sui 6.000 euro barra 8.000, ma non è finita. Spesso, come accade per questo, si lavora a ticket, cioè noi dobbiamo chiedere a casa madre un ticket per fare determinate operazioni. Che ne so, vogliamo installare su Mercedes Classe S un fanale nuovo, dobbiamo chiedergli un ticket che può costare dalle 60 alle 80 alle 90 euro, dipende un po' da casa madre. Solitamente, ma non è una certezza, case madri generaliste costano un po' meno, case madri premium costano un pochino di più. Qua invece abbiamo anche qui dei pacchetti per acquistare dei file eccetera, perché non si hanno tutti i file, poi negli anni uno si può fare una banca dati eccetera, ma comunque c'è un costo esterno. E anche lì si parla di 100-200 euro a file, dipende cosa devi fare. Questi invece, che sono Goodman e Texa, devono essere aggiornati, però loro, e sono abbastanza intelligenti in questo, ti consentono di mantenere attivo lo strumento senza aggiornarlo. Poi magari ti fanno pagare una penale se tu vuoi aggiornarlo dopo 2 anni. Parliamo di circa 900 euro annui di aggiornamenti. Non parliamo adesso di lui, di Ford, perché lo bellissimo strumento Ford può addirittura costare la bellezza di 15.000 euro, più varie accozzaglie, che adesso andiamo a vedere. Come questo che io adesso ho messo qua perché è la mia postazione, che sembra un po', io la chiamo la sala di rianimazione delle auto, dove abbiamo un bellissimo strumento, importantissimo per chi vuole lavorare bene e diciamo che però lo usi quando sei proprio nella cacca, cioè se proprio
devi andare a trovare qualcosa e sei nella cacca, questo ti aiuta, se no cerchi di non usarlo, e si chiama oscilloscopio, riesci a vedere le forme d'onda di segnali digitali o in PWM dati dalle auto. Ecco, questo strumento, abbiamo detto appunto Ford, 15.000K più l'eventuale oscilloscopio, siamo a oltre 20.000K, niente in confronto a strumenti di case madri che possono arrivare tranquillamente ai 40.000 euro, e non parliamo degli aggiornamenti, questi ci spennano vivi, sono circa 3-4.000 euro all'anno solo di aggiornamenti, per cui pensate cosa costa avere dei marchi appesi fuori dai nostri cancelli. E qui, signori belli, può nascere una domanda, ma è proprio necessario avere proprio tutte ste diagnosi? Beh, innanzitutto sono state prese nel tempo, quindi i costi sono stati dilazionati, a volte ci sono anche degli aiuti come il 140%, quindi si riesce a spalmare il costo e avere anche dei rientri a livello di tassazione, ma ad ogni modo sì. Nonostante poi è il professionista che interpreta il dato, la diagnosi permette molte volte di accorciare i tempi di rilevazione del guasto, e ove poi serve anche per fare le programmazioni, e che senza quella non è che puoi programmarla andando lì, puoi essere bravo quanto vuoi, ma un fanale nuovo, se non hai il file da sbattere dentro, il programma che ti consente di sbatterlo dentro, non lo farai mai, non è che ci vuole, insomma. Va bene ragazzi, io non so neanche se un video del genere vi possa interessare, però come ho detto, sono arrivato, mi è venuta questa idea, ho detto vabbè, la condividiamo, se va bene, se va male non l'ha vista nessuno, quindi pace, amen. Io con questa vi saluto, ci vediamo alla prossima, malati di motori, ciao!